Buongiorno a tutti e buon anno. Questa è la seconda puntata registrata alla vigilia di Natale e quindi prescinde dall'attualità. Non so che cosa succede oggi 3 gennaio, posso immaginarlo ma evito di prevederlo. È un'occasione per fare un po' di memoria come abbiamo fatto lunedì scorso e quindi forse è il caso di fare un po' il résumé delle situazioni di scandalo che avvolgono da una nube tossica, con una nube tossica, il governo Berlusconi, un governo che è stato lardellato di scandali nell'anno appena passato, che ha perso alcuni suoi elementi, i più compromessi con quegli scandali, a parte il Presidente del Consiglio che naturalmente è il più compromesso di tutti ma rimane al suo posto. Così vediamo da chi siamo governati, speriamo ancora per poco. Vabbè, su Berlusconi sappiamo, si attende ormai a giorni, speriamo che sia la volta buona la decisione della Corte Costituzionale a proposito del legittimo impedimento. Se dovesse esserci un voto positivo, Berlusconi continuerebbe fino a ottobre a potersi infischiare dei processi in corso a Milano, che lo vedono imputato nel processo Mills per corruzione giudiziaria, nel processo Mediaset per frode fiscale, appropriazione indebita e falso in bilancio, reati quasi tutti cancellati dalla prescrizione, e nel processo Mediatrade per gli stessi reati. In più c'è l'inchiesta in corso a Roma per le pressioni, violenza o minaccia a corpo dello Stato fatte a suo tempo, 2 anni fa, contro l'Agcom e la RAI per ottenere la chiusura di anno zero. E poi ci sono indagini che non lo coinvolgono direttamente sullo scandalo Ruby. E poi siamo in attesa della decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione per Berlusconi a proposito del suo ruolo nel passaggio di mano della bobina segreta con la telefonata di Fassino a Consorte, che la ditta che fece l'intercettazione tramite Paolo Berlusconi consegnò a Silvio Berlusconi, intercettazioni che poi fu trasmessa brevi manu a un cronista allora del giornale, Gianluigi Nuzzi, che la pubblicò nel gennaio del 2006 in piena campagna elettorale. E questo è Berlusconi. Se invece la Corte Costituzionale dovesse stabilire che il legittimo impedimento è incostituzionale, Berlusconi tornerebbe immediatamente imputato. Se poi Berlusconi dovesse cadere e non essere più Presidente del Consiglio, tornerebbe imputato comunque, sia che il legittimo impedimento venga confermato, sia che non venga confermato, perché perderebbe la qualifica che gli dà diritto ad accedervi, e cioè la qualifica di membro del governo. Poi c'è il ministro Fitto. Il ministro Fitto è stato rinviato a giudizio per corruzione e altri gravissimi reati a Bari, a 2 processi, corruzione, associazione a delinquere, truffa e altre cose. Poi c'è il ministro Bossi. Il ministro Bossi ha già una condanna definitiva per finanziamento illecito nel caso Enimont, una per istigazione a delinquere per avere indotto il Partito dell'Amore, istigato i suoi attivisti ad andare a stanare gli uomini di Alleanza Nazionale, che lui all'epoca chiamava i fascisti, casa per casa, e si è salvato dal processo delle camicie verdi grazie al voto impunitario del Parlamento. Il ministro Maroni, condannato definitivamente ad alcuni mesi di reclusione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ministro Calderoli è stato coinvolto e poi archiviato per quanto riguarda le accuse a proposito di fondi ricevuti da Gianpiero Fiorani, ma ha in ballo una richiesta di sfiducia, di una mozione di sfiducia individuale per ciò di cui vi parlavo lunedì scorso, e cioè per avere surrettiziamente infilato
nel decreto omnibus sul nuovo codice dell'ordinamento militare una norma che depenalizzava il reato di associazione paramilitare per scopi politici. Il ministro Matteoli, sotto processo a Livorno per favoreggiamento nei confronti di un ex prefetto con l'accusa di averlo avvertito delle indagini e delle intercettazioni a suo carico in un'inchiesta per abusi edilizi all'Isola d'Elba. Il ministro Bondi, anche lui sottoposto a una mozione di sfiducia individuale per tutti gli scandali che lo hanno coinvolto, per avere sistemato il marito della sua compagna, l'onorevole Rapetti. Rapetti è la sua compagna, il marito ha un altro nome, come consulente nel Ministero dei Beni Culturali, per avere sistemato il figlio della Rapetti al Centro di Sperimentazione Cinematografica presso il Ministero dei Beni Culturali, in un ente finanziato dal Ministero dei Beni Culturali, per avere finanziato il teatro e addirittura la banda del paese di Novi Ligure, paese natale della sua compagna, e di Fivizzano, paese natale di Bondi, per aver addirittura inventato un falso premio cinematografico a Venezia per accontentare le aspirazioni di produttrice e di attrice di Michelle Bonev, una signora bulgara molto amica del premier bulgaro ma anche del Presidente del Consiglio italiano, e per avere manifestato un'inadeguatezza totale nel caso dei crolli di Pompei e nella gestione complessiva dei beni culturali. Tra l'altro Bondi ha nominato sovrintendente a Venezia Vittorio Sgarbi, definitivamente condannato per truffa ai danni proprio della soprintendenza di Venezia. Michela Vittoria Brambilla, sottoposta a un procedimento della Corte dei Conti per avere sistemato parenti, amici, praticamente un bel po' di dirigenti dei suoi circoli della libertà, con ruoli importanti nel Ministero del Turismo. Si sta cercando di capire se c'è un danno erariale in questo comportamento incredibile. Mara Carfagna, non stiamo qui a ricordare da dove viene, perché è diventata ministro delle pari opportunità, poi ha minacciato le dimissioni perché a Napoli il partito era in mani illegali, così disse, poi non si sa bene come e perché si è rimangiata tutto ed è rimasta ministro. Poi ci sono quelli che se ne sono andati, Brancher, che è stato condannato in primo grado per soldi ricevuti da Fiorani, che stava scalando l'Anton Veneta, ed è stato condannato quest'estate a 2 anni di reclusione. Bertolaso, imputato per corruzione nel processo della cricca della protezione civile, imputato per vicende di rifiuti a Napoli. Se n'è andato e ha ceduto il passo al prefetto Franco Gabrielli, che si è subito segnalato per la mirabile gestione della cosiddetta emergenza neve, questo fatto imprevedibile. Alla vigilia di Natale in Italia ha nevicato e la protezione civile, come al solito, è stata colta di sorpresa. Chi l'avrebbe mai detto che avrebbe nevicato alla vigilia di Natale? Infatti Gabrielli ha detto che è colpa degli italiani, degli automobilisti, non naturalmente delle istituzioni. Gabrielli si era già segnalato come prefetto dell'Aquila per avere brillantemente sequestrato le carriole con cui i cittadini asportavano le macerie dopo un anno che la protezione civile non le aveva nemmeno rimosse dal centro storico dell'Aquila. Carriole sediziose. Tremonti ha un suo strettissimo collaboratore, un certo milanese indagato a Milano in un'indagine recentissima. Poi c'è il ministro Rotondi. Del ministro Rotondi si è occupato Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, raccontando, la sua attenzione agli amici, anche lui. Ministro per l'attuazione del programma, scrive Carlo Tecce sul Fatto, ha spedito il programma ad Avellino, la sua città di nascita e residenza, anche se è eletto tanti chilometri più a nord, a Milano. Il segretario della neonata Democrazia Cristiana per le Autonomie non dimentica gli amici di banco e di famiglia, dirigenti e funzionari di partito, il suo. Per un ministero inutile che costa 8 milioni di euro l'anno
e registra il 52% di assenteismo, dati rilevati dallo stesso collega Brunetta, Rotondi ha arruolato 17 persone, in parte avellinesi come lui, per consulenze di alta professionalità, esperti a vario titolo e ricercatori di studio per un totale di 170.000 euro per il 2010. Per i consigli giuridici ha chiamato un certo Augusto Pistolesi, un suo compagno di scuola. Per una consulenza in materia di politiche governative sull'integrazione europea, tema fondamentale, ha scelto Rosella Caputo, moglie di Raffaele, dentista, sempre suo ex compagno di scuola, 18.000 euro. È una fortuna essere stati in classe con Rotondi. Doppio contratto da 12.000 a tale Roberta Piano, figlia del segretario al comune di Avellino, incaricata di studiare le principali politiche governative adottate dall'esecutivo riguardanti i rapporti con i paesi europei. Chissà che studio. L'ex responsabile commerciale dell'Avellino Calcio, Antonio Eder Pirrello, 7.000 euro, analizza i provvedimenti adottati e i conseguenti risultati ottenuti nell'ambito delle azioni intraprese. Puoi mettere. Non sarà una facile analisi con un titolo così chiaro. Analizzare i provvedimenti adottati e i conseguenti risultati ottenuti nell'ambito delle azioni intraprese. Me coglioni, come dicono a Roma, no? Un importantissimo incarico di alto concetto. La DC di Rotondi sarà pure piccola, ma nel Ministero per l'attuazione ha la maggioranza. Ricordate Fausto Sacco, già coordinatore della DC per le autonomie ad Avellino, casco in testa, intervista sul motorino, organizzava il premio per giornalisti Balena Bianca, la balena di Rotondi ovviamente, manifestazione voluta per mettere in evidenza i giornalisti a livello di direttori responsabili di organi nazionali, curato da una giuria a 360 gradi. Mica a 180, a 360 lavorava la giuria. Sacco si accontenta di 6.000 euro per il monitoraggio delle politiche governative. Non si sa bene la differenza con gli altri incaricati, ma lui monitora le attività governative. Quindi deve avere molto tempo libero. Non poteva mancare il superiore di Sacco, l'ex segretario provinciale della DC per le autonomie, Gianfranco Picariello, 10.000 euro per le problematiche turistiche e il rilancio dello sviluppo. Il programma c'è, il governo più o meno, conclude Carlo Tecce. Bene, questo signore fa ancora il ministro e nessuno lo ha chiamato a spiegare. Poi ci sono i sottosegretari, qui è evidente che possiamo citare soltanto i principali. Il ministro Scotti era già stato coinvolto nella Prima Repubblica, proprio stiamo parlando di un dinosauro della Prima Repubblica, ebbe un problema penale poi risolto e un problema davanti alla Corte dei Conti non risolto per certe faccenduole che riguardavano i fondi riservati dei servizi di sicurezza. Lui era stato ministro dell'Interno. Poi c'è Gianni Letta, che risulta ancora indagato a Lago Negro per un'indagine avviata a suo tempo da Woodcock su, diciamo, appalti per la ristorazione, per il catering nelle mense dei centri di raccolta per i profughi giunti dall'estero. Si parlava di favoritismi ad aziende vicine a Comunione e Liberazione, al Movimento Popolare, alla Compagnia delle Opere, chiedo scusa. Poi c'è Caliendo indagato con l'accusa di far parte della P3, insieme a Dell'Utria, Verdini, che rimane coordinatore nazionale del PDL naturalmente, e Caliendo è sottosegretario alla giustizia, con l'accusa di aver fatto parte della P3, cioè un'organizzazione nata appunto per pilotare sentenze di tribunali e della Corte Costituzionale ai tempi del sì o no al lodo Alfano. Poi c'è Castelli, condannato in primo grado dalla Corte dei Conti a risarcire lo Stato per strane facili consulenze date ad amici suoi quando era ministro della Giustizia, celeberrima la famosa consulenza data a un negoziante di pesce del suo paese. Questo tizio avrebbe dovuto studiare l'edilizia carceraria, infatti non abbiamo visto costruire le famose nuove carceri e recentemente il governo ha varato un indultino mascherato col quale consente ai detenuti di scontare l'ultimo anno della pena agli arresti domiciliari, in un paese dove già gli ultimi anni della pena si scontano
in libertà, cioè in affidamento al servizio sociale, e quindi potendo scontare un altro anno a casa, cioè fuori dal carcere, significa che chi prende condanne di 4 anni non fa un giorno di carcere. E se il delitto lo ha commesso prima del 2006, cioè prima dell'indulto, che ti sconta altri 3 anni di pena, 4 più 3 fa 7, cioè chi ottiene condanne fino a 7 anni sa di non scontare la pena in carcere. Così da metà dicembre vengono liberate alcune migliaia di detenuti per cercare di sfoltire quelle carceri che avrebbero dovuto essere sollevati dal sovraffollamento con la costruzione di nuove carceri, ma appunto ce le promettono Castelli, Mastella, Alfano, non si vedono nuove carceri e si continuano a risolvere i problemi aprendo le porte e facendo uscire qualcuno, da parte del governo della sicurezza e della tolleranza zero. E poi abbiamo naturalmente Cosentino che si è dimesso da sottosegretario perché è sotto inchiesta per camorra e ha avuto recentemente un provvedimento in cui viene addirittura imputato per avere favorito la camorra lasciando che l'emergenza monnezza esplodesse a Napoli, quindi è stato individuato come uno dei responsabili del non smaltimento dei rifiuti per favorire camorristi e imprese collegate. Ecco, questo è il governo che pretende dai cittadini comuni, dagli immigrati, dagli studenti, il più rigoroso rispetto delle leggi. Un governo che se ne infischia delle leggi e che pretende dagli altri il rispetto delle leggi, poi si meraviglia se qualcuno non le rispetta. Forse dovrebbero prima o poi rendersi conto che non si può pretendere dai cittadini un tasso di legalità superiore rispetto a quello che tengono coloro che le leggi le fanno e poi non rispettandole pretendono che le rispettino soltanto gli altri. Passate parola, vi ricordo che c'è ancora qualche giorno di tempo per regalare a prezzi scontati un abbonamento del Fatto Quotidiano a qualche amico e ci vediamo lunedì prossimo.